Eccoci qua per tutte le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025. Molte di voi faranno il compleanno in questi prossimi giorni. Che sia un colpo plutoniano, direi. Che sia un colpo plutoniano. Abbiamo Plutone in Acquario per i prossimi 19 anni. E quindi cosa porta questo? Cosa porta questo? Una grande responsabilità. Una grande responsabilità. E siete investiti di una grande responsabilità, quella di riassumervi tutte le proiezioni che avete fatto fino a questo momento e fare meglio. Fare meglio, perché avete la visione, avete delle visioni e quindi le vostre visioni devono essere connaturate a quello in cui veramente credete e portatelo avanti. Focus, 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 portarlo avanti. E ci sono in tutti i miei podcast la preparazione a questo e in tutti i video di magia pratica come adempiere al vostro sommo scopo. La vostra vera natura qual è? Perseguitela. Quella è la missione. Inseguire la vostra natura, combattere per esserlo, quella è la vostra missione. La missione è qualcosa di talmente grande che non può essere compreso dalla mente. Lo sai quando lo fai. Questo è il senso. Lo sai quando lo fai, lo sai quando lo fai, lo sai quando lo fai, non lo sai prima. È quotidiana la vostra missione. E riscoprire quella vostra natura e portarla avanti. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, ovunque voi siate, portatela avanti. Io sono Acquario, con la Luna in Acquario tra l'altro anche. Quindi io comprendo perfettamente la necessità di portare avanti quell'ideale. L'ideale è la missione, è l'ideale che vi incarna, non lo sapete con la mente razionale, lo sapete quando lo fate. Quello che vi fa stare bene contro tutto quello che non vi fa stare bene. Lottare per la propria natura, inseguire la missione, lo sai quando lo fai, lo sai quando lo fai, lo sai quando lo fai. È una grande responsabilità ed è bellissimo, perché solo quando ti rendi responsabile di tutte le proiezioni che hai fatto fino a questo momento della tua vita, di tutto, male e bene, che non esiste, di tutto, allora tu inizi a co-creare con gli dei e dici aspetta un attimo, allora mi sto ritirando tutte le proiezioni e ma oh meraviglia, ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono tutte le proiezioni che ho fatto, tutto quello che ho vissuto, che è la stessa cosa. E adesso io continuo a combattere contro le mie stesse resistenze, questo dovete dirvi, per manifestare la missione quotidiana. Ed è questa la più grande gioia. Fare quotidianamente. Scusate un attimo. Eccoci qua. Allora, non mi ricordo che stavamo dicendo, però volevo rincarare la dose sulla necessità di sentire la propria natura, puntare il focus e perseguirlo senza se, senza ma. E ma oh, meraviglia tutto ciò che accade. E scoprirete delle gioie grandiose, grandiose, ma tanto tante di voi già lo sanno, no? Mi riferivo proprio alle mie acquariane, ai miei acquariani, in questo caso. Quindi ragazzi miei ragazzi, studiate i podcast della playlist L'arte sciamanica e giochiamo insieme nel bellissimo e grande gioco della vita attraverso i tarocchi, pratichiamo insieme. Allora, febbraio 2025, Acquario, andiamo prima di tutto a vedere qual è la linea evolutiva per te di questo mese, ok? Per tutte le ragazze che non hanno visto l'oroscopo 2025 con tutte le 12 case astrologiche le trovate nella playlist oroscopo 2025.
Le case astrologiche sono tutte le aree più importanti della tua vita, va bene? Concentriamoci su febbraio. Vediamo qual è la linea evolutiva per te di questo mese con gli Angelion. Aspettate, questo non al contrario, tanto. Ok. Vediamo Acquario, febbraio 2025. Chiedo ai maestri qual è la linea evolutiva dell'Acquario. Chiedo ai maestri. Qual è la linea evolutiva dell'Acquario? Vediamo. Connettiti appunto al tuo sé superiore, abbi fiducia e speranza. Sì, vi sentirete molto connessi alla vostra vera natura. Vi ricordate il video L'amante mistico? Magia pratica 10? Quello è. Vi sentirete molto connesse o connessi alla vostra vera natura. Chi è il tuo sé superiore, l'amante mistico, lo sposo celeste o la sposa celeste, spirito guida, angelo custode, è la stessa entità. Abbi fiducia nelle direttive che ti vengono date dall'alto. È una carta di grande speranza, di grande bellezza, è proprio la carta della stella, dell'Acquario, la speranza, no? E a me la parola speranza non mi è mai piaciuta perché significa che quella cosa non ce l'hai. Però per intenderci la parola speranza potremmo dire la fede impeccabile nel Dio che ti incarna, nell'amante mistico che ti incarna. Il tuo amante mistico è ovunque, non è soltanto in una persona, è la tua casa, è la tua macchina, è le persone che incontri, perché quando parliamo di divinità è da intendersi come una molteplicità, no? Come tu sei una molteplicità, come vi ho spiegato bene nella potente preghiera sciamanica, tu sei i tuoi avi, i tuoi antenati, sei la sciamana, la curandera, il mago, lo sciamano, la scandalosa, il saggio, la saggia, e sei lo spirito della visione, l'aquila, il potere della parola, il drago. E quindi sia l'umano che il divino sono molteplicità che coesistono l'uno nell'altro. Il divino è il tuo sposo celeste, sono gli spiriti della natura, sono le istanze, le forze, le emozioni che ti abitano. Fiducia in tutto questo, va bene? Quindi questo è il mese in cui ci sarà una profonda connessione con tutto questo. E quando sei connesso a queste istanze, sei un esercito. Ok. Bellissima carta di partenza. Vediamo adesso con tutti gli oracoli e i tarocchi cosa ci raccontano. Allora, Acquario febbraio 2025. Acquario febbraio 2025. Acquario febbraio 2025. Acquario febbraio 2025. Sono uscite queste carte, le prendiamo? Ok, è uscita prima questa, sì. La porta del cielo, la porta magica, ok, ho capito. Un'altra. E la porta chiusa. Interessante. La porta del cielo, qua c'è un angelo armato davanti alla porta del cielo. Ci sarà una prova. Poi andiamo a vedere di che natura è questa prova, lo vediamo con i tarocchi. È una carta di grande successo, però è come se dovessi rispondere all'indovinello che l'angelo ti fa. Come per dire, c'è una prova. E qui la porta del paradiso è già aperta. Va bene? Tant'è che questo rivelerà una magia, qualcosa di inaspettato, di inatteso. Succede qualcosa di inaspettato, di inatteso con la porta magica.
Queste due carte hanno molto a che fare con il senso del mago e della vittima, nel senso abbiamo superato la staccionata della vittima, questa carta qui. Ti farà della domanda l'angelo alla porta del cielo. La porta magica è quando diventi mago, quando la vittima viene, diciamo, Gesù direbbe l'ego bisogna crocefiggerlo, no? La vittima viene crocefissa dalla morte alla rinascita del mago, alla cocreazione con gli dei. Diciamo che affronterai un evento in particolare come non ti saresti mai aspettata o aspettato di affrontare. Il karma non ha a che fare tanto con gli eventi, ma come ti approcci ad essi. Dove vedi che hai minor karma? Quando tu ti approcci all'evento dicendo ma oh meraviglia, qualsiasi evento sia. Ecco, credo che succeda una cosa di questa natura. La porta chiusa mi dice che mi può parlare di diverse cose la porta chiusa, sia del fatto che superando questa prova qualcosa è in gestazione e sta qua dietro la porta chiusa, sia che tu chiudi con tante circostanze relative a quando eri vittima. Va bene? Chi è la vittima? Colei che si difende da tutto il mondo esterno, perché vede sempre un nemico fuori e quindi si protegge. Non ti proteggi più da niente e nessuno, perché all'esterno non c'è altro che la tua creazione animica. Ok, analizziamo carta a carta perché è interessante. Allora, la porta del cielo. Vediamo la porta del cielo. Di cosa mi parla la porta del cielo, Acquario? Cosa mi raccontano i maestri attraverso i tarocchi? Cosa mi raccontano i maestri attraverso i tarocchi? Sulla porta del cielo chiariamo questa carta, mostratemi per favore. Eccola, la papessa. 10 di coppe. 8 di coppe. 4 di coppe. La torre. Allora, arriva una torre, c'è un cambio, c'è un cambio, c'è un cambio. Quali amanti? Le di spade, gli amanti. Cosa sei disposto a fare per la tua felicità? Cosa sei disposta a fare per la tua felicità? Non rispondete subito, Perché? La tua felicità ha a che fare con il tuo sé superiore, la tua vera natura. E allora questa vera natura si può sentire insoddisfatta nelle connessioni o relazioni in questo mese, proprio perché con il Sole nel tuo segno, o l'ascendente, la Luna e il Venere, ti porta a fare un cambio inevitabile. Sei insoddisfatto, 4 di coppe, di una situazione su cui stai meditando, lascio andare, non lascio andare, lascio andare, non lascio andare, lascio andare, non lascio andare, me ne vado. Qua succederà un evento che ti farà fare questo cambio, la torre. Un evento che ti farà fare questo cambio. Vediamo un po', la papessa, 9 di bastoni, regina di denari, 8 di coppe, 3 di denari, 3 di spade, la torre. Un evento improvviso e inaspettato succede, un evento improvviso e inaspettato, laddove la tua saggezza ti guiderà. Mi parlano di un evento all'improvviso che succede, la torre, il ruota della fortuna.
un evento improvviso che non ti aspetti, che è, ha a che fare con la prova iniziatica. Poi mi parlano di una certa insoddisfazione emozionale, di chiusure emozionali, mi parlano di cambi anche lavorativi che si vogliono fare o di cambi che si vogliono fare per una certa insoddisfazione emozionale. E la papessa mi sta parlando di un grande lavoro interiore che c'è qui. La tua intuizione ti guiderà col 9 di bastoni, proteggi ciò che hai elaborato e lavorato dentro di te e affronta questo cambio su più aspetti, secondo me, lavorativi ed emozionali che arrivano in funzione di una prova iniziatica. Sì. Quali sono le acquisizioni della papessa? L'imperatrice. Quali sono le acquisizioni della papessa e l'imperatrice? Che tu puoi tutto. Tu puoi tutto quello che desideri. Abbiamo chiesto quali sono le acquisizioni spirituali della papessa, l'imperatrice. Puoi tutto. Proteggi il fatto che ci sono degli eventi che ti possono destabilizzare sulla realtà concreta, ma sono prove mandate proprio per il fatto che ti dice il divino: sei vittima o sei mago? Risponderai mago. Ma o qualsiasi cosa accada, credo che abbia a che fare con la famiglia o con dei figli. Figli, famiglia e situazioni dove tu vuoi lasciare il conosciuto per andare verso lo sconosciuto, perché il conosciuto, seppure è una zona comfort, però ti piace. Però succede un evento che non ti fa più tergiversare, si deve andare per forza di là. Ok, poi vediamo un po' con le altre carte cosa mi dicono, Vediamo questa porta magica, succede qualcosa di magico, di inatteso, l'abbiamo già visto con la porta del cielo. Vediamo sulla porta magica, febbraio 2025. Cosa mi raccontano sulla porta magica? 9 di denari, 7 di spade, la regina di denari, la luna, la regina di bastoni. Succede qualche cosa nel lavoro che, allora, per alcuni di voi stavate evitando qualcosa nel lavoro, o stavate evitando, non volevate risolvere alcune questioni riguardanti la praticità e la pragmaticità, cioè stavate evitando di risolverle da un po'. Praticità, pragmaticità. E, ci sono delle tue paure nell'affrontare qualcosa di natura pragmatica, di denaro, lavoro, di stabilità tua personale. Qua ci sono due regine, è possibile che qua ci sia una donna, io vedo questa energia femminile, una donna, o all'interno del contesto lavorativo ci sono delle paure, o una persona che non voleva affrontare, qua è una donna, ma al di là se c'è questa donna o meno, tu hai con la regina di bastoni qua tutto sotto controllo rispetto a queste paure. Tutto sotto controllo rispetto a queste paure. 6 di denari. Succede qualcosa di magico a livello lavorativo. O c'è una persona qui, una donna, che ti intimorisce un po' in ambito lavorativo, non lo so, mi mettono delle figure femminili qui, che ti intimorisce su questo punto o su questo aspetto. Io ti dico che tu prenderai un potere totale grazie al fatto che ti farai guidare dalle intuizioni che ti arrivano, ricevendo anche del denaro. Per quanto riguarda qua l'aspetto lavorativo, c'è anche una donna che ti invidia sul profilo lavorativo qui, una donna che ti invidia sul profilo lavorativo, dove tu hai il perfetto controllo su questa situazione qui. Succede una magia, vediamo di che natura è la magia ancora.
il paggio di denari, qua abbiamo entrate, entrate di lavoro, entrate di denaro, entrate di lavoro, entrate di denaro. Secondo me qua tu segui la tua intuizione, della serie, ho evitato di pensare questa cosa, ma adesso seguo questa intuizione che mi è arrivata per risolvere questa cosa e mi arriva del denaro, mi arriva del denaro o mi arriva un'opportunità, qualcosa di magico che non ti aspetti. Sì, qualcosa di magico che non ti aspetti. Fammene mettere un'altra qua. Cos'è questa cosa di magica che non ti aspetti, seguendo quell'intuizione di cui abbiamo parlato adesso? Il mago, lo sapevo, qualcosa di magico che non ti aspetti seguendo l'intuizione che ti arriva. Una grandissima opportunità, ti sentirai in grado di fare qualsiasi cosa. Cos'altro? La torre e la papessa. Io qua credo che tu vada a risolvere una questione che arriva con un'alta saggezza, con un'altissima saggezza, rivestendo un ruolo importante in ambito lavorativo rispetto a qualcosa che accade. 3 di coppe, vedi, vedo celebrazione. Ok. Eh sì, è Plutone in acquario, eh. Vediamo questa porta chiusa. Di cosa mi parla la porta chiusa? 3 di spade. Gli amanti. Regina di spade. Qua c'è una coppia o in silenzio o una coppia, però è una coppia dove c'è freddezza. Paggio di coppe e il 10 di coppe. Guarda, allora qua mi parlano essenzialmente di relazioni o d'amore. La porta chiusa, laddove c'era una chiusura o laddove non si percepiva un qualcosa che non era ancora sbocciato o nato, qua c'è il re di spade, gli amanti e la regina di spade. Abbiamo una coppia di potere, una coppia che se la intende da un punto di vista intellettuale, magari c'è poca passione, ma se la intendono da un punto di vista intellettuale, oppure c'è freddezza tra queste due persone qui. O c'è freddezza oppure se la intende da un punto di vista cerebrale, intellettuale, una perfetta coppia in questo senso. Laddove c'era chiusura, o laddove non era come volevi tu, io vedo paggio di coppe e 10 di coppe. Qua io vedo un'apertura emozionale da entrambe le parti di queste due figure qui, queste tu e un'altra persona, e molta 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 felicità. Paggio di coppe e 10 di coppe. Qua vedo invito anche ad aprirsi emozionalmente, vedo tanta gioia, tanta condivisione. Mi parlano di una perfetta intesa tra due persone, tra te e una persona, non solo intesa cerebrale, ma anche intesa emozionale. Va bene? Mi dicono anche che se c'erano dei figli, se ci sono dei figli, qua si trovano degli accordi giusti e vedo la famiglia riunita, va bene? Laddove era la porta chiusa, d'accordo? Qua abbiamo il segno anche dell'acquario come te, gemelli, bilancia e i segni d'acqua. Ok, adesso andiamo sull'amore nello specifico. Ci mettiamo queste qua, tenendo fede sempre a quello che è uscito qui. Vediamo nell'amore cosa accade. Febbraio 2025 per l'acquario. Mettiamo qui prima la tua linea. Vediamo, amore, acquario, febbraio 2025. Maestri, mostratemi, amore, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario, febbraio 2025. 7 di spade, chi stai evitando? O qualcuno stai evitando qualcuno. 4 di bastoni. La torre, accipicchia. Accipicchia. Giudizio. Questo mese diciamo che fai un po' di pulizia, eh? Allora, qua io vedo 7 di spade, qua sei tu acquario, che stai evitando, stai
pensando a qualcosa eviti qualcuno, pensi qualcuno ma eviti di fare delle cose o stai evitando qualcuno. 4 di bastoni, vedo, stai evitando magari l'incontro con qualcuno, stai evitando qualcuno. La torre mi parla di una rottura o di un cambio che avverrà in modo molto forte, o da parte tua o da parte del destino, che poi sei sempre tu in qualità di anima, perché vedo che non ti fidi molto dell'altro, oppure c'è un po' di evitamento da parte tua, ti concentri sulle tue cose, magari sulla tua casa, ti stai concentrando sui tuoi amici, sulle tue cose, sulla tua casa. La torre mi parla di un evento che succede, qua c'è giudizio, o vieni a conoscenza di qualcosa, o vieni a sapere qualcosa, o arriva una rottura alla torre, una rottura di vecchi schemi, una rottura. Fammi vedere perché la torre, il 2 di bastoni, avviene una rottura secondo me con qualcuno, o avviene una rottura con qualcuno e tu, il 2 di bastoni parla di un'apertura di cammino verso nuovi orizzonti, verso un'apertura del nuovo. Re di coppe, 3 di spade, secondo me qua c'è un'altra persona. Cancro, pesci, scorpione, toro, qua con una persona del segno del toro, della bilancia, probabilmente qua c'è una chiusura, oppure un mancato darsi, un mancato giusto dare, giusto avere, mancanza di equilibrio. Succede qualcosa qua. Vediamo un po' la persona che ti viene incontro in questo mese. Che energia ha la persona che ti viene incontro questo mese all'Acquario? Cavaliere di bastoni, re di spade, 4 di denari. Qua parliamo di una persona che è un po' testadura. Qua parliamo di una persona un po' testadura, che vuole avere sempre ragione magari, che si tiene tutto per sé, che può andare, che può venire. È una persona più mentale, con il re di spade qui. È una persona che non si apre facilmente o non si è aperta facilmente con te. Però può andare e venire, è una persona che può essere un po' più inconsistente o che agisce per impulso e non si apre tanto, questo mi stanno dicendo. 10 di spade, può darsi che è successo qualcosa con questa persona, con questo andamento. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te, in generale. Acquario, cosa succede alla fine in amore? 4 di coppe, c'è il rifiuto. Regina di coppe e l'8 di denari. Perché l'8 di denari? 8 di bastoni. Allora ti dico una cosa, qua io vedo che c'è un rifiuto da parte tua o rifiuti qualcuno, come ti avevo detto qua, una cosa evitativa, magari perché questa persona agisce d'impulso o una persona un po' più immatura da un punto di vista tuo. Io vedo che con la regina di coppe tu non devi fare niente, perché qua c'è una persona che vuole impegnarsi, venire da te, spostarsi, impegnarsi per recuperare la connessione. Ok, per recuperare la connessione. Oppure qua c'è, io credo che se tu abbia voltato le spalle o puoi voltare le spalle a qualcuno, non devi fare niente, perché vedrai che c'è qualcuno che ti corteggia, ma non solo ti corteggia, vuole far funzionare le cose. All'inizio ti vedo un po', infatti la porta chiusa, no? Succede qualcosa di magico, poi c'è una porta chiusa, un po' insoddisfatto, un po' no, non mi va, non mi va. Soprattutto se è una persona nuova. Io vedo che arriva all'improvviso per te questa persona nuova, può esserci un rifiuto, ma dopo io vedo che è una persona che si vuole proprio impegnare. L'8 di denari mi pare una persona che mette impegno, sforzo nel comunicare, nel parlarti, perché abbiamo chiesto perché si mette sforzo e impegno, per l'8 di bastoni, perché vuole parlare e comunicare. E se è una persona nuova, è una persona che non si apre facilmente, tu la puoi, nel senso, la puoi percepire come una persona un poco più dura da un punto di vista emozionale, tant'è che la rifiuti inizialmente, però dopo vedrai l'impegno da parte di questa persona. Infatti c'è 3 di spade, il cavaliere dei denari, la luna. Vediamo al positivo, cosa succede in amore al positivo per te, Acquario? Al positivo è il diavolo, una persona che non ti molla, a cui piaci tantissimo, non ti molla questa persona.
Forse stai evitando l'incontro con questa persona, però questa persona non ti molla, ti osserva, non ti molla, non ti molla. Infatti vedi, 3 di coppe, vuole stare insieme. Vediamo il negativo. Il negativo è il 9 di denari. È una persona tendenzialmente, probabilmente, che pensa molto a se stessa, molto concentrata sulle proprie priorità, per questo non ti fidi tanto, succede qualcosa, o tu lo mandi a benedire, secondo me, se già la conosci. Però poi non devi fare niente, tant'è che questa persona che si impegna e non ti molla. Tu gliela fai un po' desiderare, diciamo, ok? Il 9 di denari, perché il 9 di denari? Il 2 di coppe, una persona di cui non ti fidi tanto nel rapporto che ha con l'altro, perché pensa molto a se stessa, o una persona, oppure puoi essere tu che sei molto più impegnata a stare nelle tue cose, che non vuoi aprirti nella condivisione con l'altro, tant'è che non devi fare niente perché questa persona ti corteggia lui o lei. Ok? Qua abbiamo i segni del Capricorno, Acquario, Gemelli, Bilancia, Cancro, Pesci, Scorpione e i segni di terra. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Sì, non conosco altra ragione di amarti che amarti. E quindi ti ama, infatti. Un'altra? Sì, qua c'è stata una separazione o può avvenire una separazione e ti dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. C'è una persona che ha un forte controllo qui sulle proprie emozioni, infatti qua abbiamo un re di spade. Una persona che non si apre facilmente, una persona che si allontana da te o si è allontanata, che magari si svaga, cerca di controllare quell'emozione come controllava prima le sue emozioni anche in altre relazioni, ma non ci riesce, perché se non conosce altra ragione di amarti che amarti, con te è diverso, ok? Vediamone un'altra. Tempo e pazienza, questa secondo me ha a che fare con te, perché tempo e pazienza sei tu che vai piano piano con questa persona. Infatti non devi fare nient'altro che vedere cosa fa l'altro. Mi spiego? Ricordiamo le carte qui di questo mese, una prova iniziatica volta a suggellare la tua vera natura. Chi è la tua vera natura? Ricordatevi, ragazzi miei, riguardatevi il video Magia Pratica 10 per sedimentare in voi quella necessità di essere chi siete, che l'altra persona ti specchia, no? Ti specchia l'esperienza per fare la palestra, l'allenamento di ciò che sei veramente, va bene? E non aver timore né vergogna di essere quella bellezza che ti incarna, d'accordo? Ok, detto questo, ragazzi miei ragazzi, io ti abbraccio profondamente, ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.